Ciao a tutti, miei cari, e bentornati su Stelle Turche Rivelate. Che piacere straordinario avervi qui con me anche oggi. Oggi vi porto dentro una storia che pulsa di adrenalina e tenerezza. Un racconto che intreccia la grandezza di un concerto indimenticabile con la reazione imprevedibile e sconvolgente di chi l'ha vissuto in prima fila. Preparatevi, perché il titolo già suggerisce il viaggio. Una notte tedesca, un palco luminoso, e un momento che ha acceso discussioni ovunque. Se siete nuovi qui, benvenuti di cuore. Iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video, perché su Stelle Turche Rivelate si respira passione, si analizzano emozioni e si vive lo spettacolo con l'intensità che merita. Pronti? Entriamo nel vivo. Barbactas non è soltanto un artista, è una presenza scenica che sposta l'aria, un magnete emotivo che trasforma ogni brano in un ricordo inciso nella pelle. Le sue serate non sono semplici concerti, sono piccoli riti collettivi in cui la voce incontra le storie di chi ascolta e le rilancia in qualcosa di più grande. E quando si parla di Germania, si pensa subito al calore di chi vive lontano da casa ma porta la musica nel cuore come una bandiera. Eppure, ciò che è accaduto in questa tappa tedesca è andato oltre il previsto, oltre il consueto, oltre ciò che si poteva immaginare. Qualcosa che, una volta successo, ha iniziato a vivere di vita propria. Immaginate la scena. Una notte tersa sotto un cielo stranamente gentile, una città tedesca che vibra, un'arena gremita fino all'ultimo posto. Le luci si affievoliscono, la folla trattiene il respiro, ed ecco che Bar emerge dal buio con quel carisma che scalda la platea. La prima nota è un abbraccio, la seconda è una dichiarazione. La folla canta, sorride, piange, balla. È l'esperienza completa. E in mezzo a questo mare di volti e mani alzate, c'è lei, Yağmur Yüksel. La si riconosce subito, non tanto per il volto noto, ma per la maniera in cui lo sguardo le brilla, come chi non sta solo assistendo a un concerto, ma sta vivendo un frammento della propria storia. Chi è Yağmur in questa notte? Domanda fondamentale. È la compagna, la confidente, l'alleata di ogni passo. Ma è anche l'ascoltatrice più attenta, la fan che conosce ogni strofa, ogni pausa, ogni inflessione della voce di Bar. Per essere lì, non ha risparmiato energie. Ha pianificato, ha organizzato, ha ritagliato il suo spazio nell'agenda e ha scelto di vivere l'evento non da un vellutato retroscena, ma mescolata alla gente, nel cuore del pubblico, dove i battiti si sommano e il suono diventa fisico. Voleva sentire tutto, voleva sentire lui. E voleva sentire se stessa. Che cosa è successo, allora? Le versioni differiscono nei dettagli, com'è normale quando un momento deflagra sulle timeline, ma su una cosa tutti concordano. Durante uno dei passaggi più emotivi del concerto, una ballad cucita su ricordi e ferite che il tempo ha reso musica, Yağmur ha lasciato andare la diga. Non ha retto, ma non perché fosse fragile, proprio perché era forte. Ha urlato e ha pianto. In un singhiozzo che assomigliato a una risata liberata, ha stretto le mani di sconosciuti, ha abbracciato con il cuore e con il corpo chi le stava vicino. Si è alzata d'impulso, e per alcuni istanti ha ballato con quell'energia che scompagina le etichette. C'è chi ha detto che si è spinta oltre, c'è chi le ha voluto bene anche per questo. Immaginate l'intensità del momento. Bar attacca una canzone che tutti aspettavano. Una di quelle che raccontano un frammento di vita che ognuno ha provato a modo suo. Quando la voce si fa sottile e poi esplode, succede l'imprevisto. Il grido di Yağmur non disturba la linea melodica, ma la attraversa come un lampo. È uno sfogo, sì, ma sembra anche un commento, un controcanto che dice senza parole tutto ciò che certe canzoni non possono dire da sole. In un attimo le telecamere dei telefoni si alzano, gli sguardi si spostano, qualcuno ride. Qualcuno si commuove, qualcuno resta interdetto. L'onda emotiva rompe gli argini e dilaga. Perché è accaduto? La risposta facile sarebbe, per la musica. La risposta vera è, per la musica, e per tutto il resto. I brani di Bar parlano di perdita, riconciliazione, cicatrici che diventano rotta e bussola. Per chi come Yağmur ha condiviso giorni, palchi e tempeste sotto gli occhi di tutti, quelle parole non sono note, sono stanze. Ogni ritornello tocca un pomeriggio particolare, ogni pausa ricorda un gesto fatto in silenzio per proteggere ciò che conta. A questo si aggiunge la tensione di una tournée europea vissuta come un traguardo, la pressione di chi osserva, commenta, misura. E poi c'è la Germania.
lontana e vicina insieme, un abbraccio di voci che profuma di casa anche a migliaia di chilometri da casa. In quella cornice, farsi attraversare è quasi inevitabile. È qui che i pareri si sono divisi. I social, prevedibilmente, sono esplosi. Clip di pochi secondi hanno fatto il giro delle bacheche. C'è chi ha difeso Yamur senza se e senza ma, leggendo in quel momento un atto di amore assoluto, una dichiarazione senza filtri, un io ci sono detto al cospetto di tutti. Altri, invece, hanno criticato, sostenendo che un concerto appartiene alla comunità e che l'emozione, quando esonda, può sottrarre qualcosa a chi sta accanto. Il dibattito si è fatto acceso. Dove finisce la liberazione e dove inizia l'eccesso? Esiste una linea sottile tra partecipare e rubare la scena? La verità, forse, è che le due cose possono sfiorarsi per un istante senza confondersi, e che il confine si ridisegna ogni volta. E Bar, che ha fatto lui, nella tempesta dolce di quella sala? C'è chi giura di aver colto un lampo negli occhi, un sorriso trattenuto appena prima di un acuto, una micropausa che non era scritta in scaletta. Qualcuno racconta che, tra un verso e l'altro, abbia lanciato verso il settore di Yamur un cenno come a dire va tutto bene, respira. Forse un gesto impercettibile, forse una carezza fatta di sguardi. In un momento, pare, abbia persino scherzato con il pubblico, una battuta breve e tenera che ha sciolto la tensione come neve al sole. Poi ha ripreso, padrone del palco, ma col cuore che si era spostato dal microfono alle prime file. Ci si chiede cosa abbia davvero innescato quel fiume in piena. Le canzoni non sono semplici brani, sono chiavi. E a volte aprono porte che non sapevamo di avere alle spalle. Forse Yamur portava nello zaino dell'anima l'accumulo di settimane in cui tutto era cadenzato e misurato. Il bisogno di non essere sempre impeccabile. L'urgenza di sentirsi parte non in quanto immagine ma in quanto persona. Un concerto, lo sappiamo, è un cambio di stato. Le luci, i bassi, il respiro collettivo, la prossimità dell'artista. Lì le inibizioni scivolano. Ci si permette di vivere a volume più alto. E quando l'amore è vicino, quando la voce chiami si libera nell'aria e la platea intera diventa coro, cosa resta da fare se non arrendersi a ciò che si prova? Naturalmente, la tempesta online ha portato con sé classificazioni e sentenze. È stata perfetta nel suo essere imperfetta, scrivono alcuni. Ha rovinato l'atmosfera a chi voleva solo ascoltare, ribattono altri. Nel mezzo, una schiera silenziosa che ha semplicemente salvato quel video nella cartella dei momenti che, comunque vada, raccontano la vita. Perché che piaccia o no, c'è qualcosa di prezioso in un'emozione che trova la sua crepa da cui uscire. Non dimentichiamo poi il contesto culturale. In Germania, il pubblico è appassionato ma attento alle regole del vivere insieme. La libertà, che sia nostra, si esercita sempre accanto alla libertà altrui. Ciò non condanna né giustifica, spiega. E a volte spiegare è già fare pace. Dopo il concerto, le voci si sono rincorse nei corridoi dello stadio e nei commenti delle storie. Qualcuno giura che backstage ci sia stato uno scambio di sguardi e di parole lungo quanto bastava a dire tutto. Non sappiamo esattamente cosa si siano detti, e forse non importa. Importa che il giorno dopo, tra una foto e un ricordo, sia passata un'energia di gratitudine, come se quella scena, tanto discussa, avesse rammentato a tutti cosa significa stare dalla stessa parte. Alla fine, quello che arriva è semplice. La musica di Bar è riuscita a fare ciò che la musica promette sempre di fare, trasformare un'emozione privata in un'esperienza condivisa. E allora, che cos'è davvero uno sfogo? È il permesso di sentire fino in fondo. È la scelta di non sminuzzare l'intensità in porzioni educatamente accettabili. È il coraggio di essere, davanti a tutti, autentici. Non siamo macchine e i sentimenti non si spengono con l'interruttore della compostezza. A volte serve una nota per aprire una diga, a volte serve uno sguardo, a volte basta un palcoscenico per accorgersi che l'umanità è più grande dei copioni. Quello che è accaduto in Germania con Bar e Yamur lo ricorda a chiunque abbia mai trattenuto una lacrima in nome del bon ton. E se è vero che esistono limiti, è altrettanto vero che ci sono istanti in cui la vita chiede di essere vissuta senza sconti. Resta una domanda: momento di devozione o mancanza di considerazione? Forse entrambe, forse nessuna. Forse un gesto che, a seconda di chi guarda, racconta un bisogno differente. E qui la discussione diventa interessante, perché non parla più solo di un concerto, ma di come stiamo insieme negli spazi pubblici.
di come dosiamo il nostro calore quando ci stringiamo in una folla. Yamur, volente o nolente, è diventata simbolo per una notte. Un simbolo controverso, certo, ma vivo. E un simbolo che ricorderà a lungo quanto sia potente una canzone capace di sfidare perfino le convenzioni. In fondo, al netto di tutte le opinioni, ciò che resta è l'immagine di due persone che si incontrano nella musica. Uno sul palco, l'altra tra la gente. Uno a dare voce, l'altra a dare corpo all'eco. La Germania farà scorrere altre 1000 notti, i video si perderanno tra nuovi contenuti, ma per chi c'era resterà un piccolo brivido quando qualcuno parlerà di quella serata. E per chi non c'era, resterà la storia, che è ciò che qui, su Stelle Turche Rivelate, amiamo raccontare. Non per dividere, ma per capire da dove nasce la scintilla. Se vi va, ditemi la vostra. È stata una bella resa alle emozioni o un eccesso fuori posto? Vi è mai capitato di cedere a un'onda del genere in un concerto o nella vita di tutti i giorni? Siamo arrivati alla fine del video di oggi. Spero davvero che questa storia vi abbia fatto battere il cuore e vi abbia lasciato un pensiero da portare via. Se vi è piaciuta, lasciate un like, condividete con chi sapete che ama questi racconti, e iscrivetevi a Stelle Turche Rivelate con le notifiche attive, così non vi perdete le prossime storie, le prossime analisi, i prossimi sorrisi. Grazie per essere stati con me. Ci rivediamo nel prossimo episodio con nuove emozioni e nuove verità sussurrate tra palco e realtà. Nel frattempo, prendetevi cura di voi, continuate a godervi la vita e, naturalmente, buona musica a tutti.